In questo video parliamo del fondo di emergenza. Cerchiamo di capire che cos'è il fondo di emergenza, perché è importante averlo, quanti soldi mettere nel fondo di emergenza, quanti soldi mettere da parte ogni mese, dove conviene tenere i soldi del fondo di emergenza, come automatizzarlo e cosa fare una volta che avrai pronto il tuo fondo di emergenza. Quindi cominciamo. Che cos'è il fondo di emergenza? Un fondo di emergenza non sono altro che dei soldi messi da parte per coprire delle spese impreviste, come delle spese mediche, la riparazione dell'auto o la perdita del lavoro. Ma perché è così importante averlo? Ecco, per spiegartelo al meglio, voglio tornare un attimo indietro nel tempo al 2020, perché proprio quell'anno sono stati persi milioni di posti di lavoro durante la pandemia di Covid. Le carriere di moltissime persone sono terminate in un batter d'occhio e sfortunatamente molte persone si sono trovate impreparate per un evento del genere. Io, come molti altri, mi sono trovato da un giorno all'altro senza lavoro, con le bollette da pagare, l'affitto e il cibo. Ecco, se avessi affrontato una situazione del genere senza un fondo di emergenza sarebbe stata molto dura. Per fortuna negli anni precedenti avevo costruito il mio fondo che mi ha permesso di vivere più tranquillamente quel periodo, ed è proprio in quel momento che ho capito ancora di più l'importanza di avere un fondo di emergenza. Ora che hai capito più o meno che cos'è un fondo di emergenza e perché è importante averlo, cerchiamo di capire quanti soldi dovrebbero esserci all'interno. Possiamo dire che l'importo effettivo varia da persona a persona, ma dovrebbe contenere denaro sufficiente per coprire le tue spese fisse mensili da 6 a 12 mesi. Per spese fisse intendo dire tutte quelle spese che ti servono per vivere. Quindi ad esempio, se le tue spese fisse mensili ammontano a 1000 euro, dovresti avere nel tuo fondo di emergenza dai 6.000 ai 12.000 euro. So che mettere da parte una cifra del genere per molte persone sarà difficile e potrebbe richiedere un po' di tempo a seconda di quanto puoi risparmiare ogni mese, perché ad esempio se le tue spese fisse mensili ammontano a 1000 euro e puoi destinare solo 100 euro al tuo fondo di emergenza, ci vorranno anni per risparmiare abbastanza per avere 6-12 mesi di spese fisse coperte. Però c'è una cosa che voglio che tu sappia: non preoccuparti, la costruzione del tuo fondo d'emergenza richiederà del tempo, ma moltissima gente ha meno di 1000 euro nel loro conto risparmio. Ciò significa che se riesci a mettere da parte qualsiasi importo, stai mettendo te stesso in una posizione finanziaria migliore rispetto alla stragrande maggioranza delle persone. Ora, quanti soldi dovrai mettere da parte ogni mese per riempire il fondo di emergenza? Anche qui possiamo dire che l'importo effettivo varia da persona a persona. Nel mio caso io mettevo sempre circa il 30% di quello che guadagnavo ogni mese nel fondo d'emergenza. Significa che per esempio se guadagnavo 1500 euro mettevo circa 450 nel fondo. Ora, questo è quello che facevo io, ma nulla ti vieta di modificare questa regola e di riadattarla alla tua vita. Ad esempio, se per te va bene e riesci a mettere da parte solo il 10%, perfetto, comincia da lì. L'importante è che ti ricordi che l'importo specifico che potrai mettere da parte ogni mese varierà in base alla tua situazione personale e cambierà man mano che ricevi degli aumenti, cambi lavoro o guadagni soldi extra. Ora che hai un'idea di quanti soldi ci vogliono per il tuo fondo di emergenza e quanti soldi mettergli dentro ogni mese, è il momento di capire dove conviene tenere il fondo di emergenza. Essendo questo un fondo per le emergenze, dovrà essere semplice da spostare e pronto all'uso, e ci sono due luoghi semplici in cui puoi metterlo: in un conto corrente o in un conto deposito flessibile o svincolato. Io personalmente tengo una parte del mio fondo di emergenza in un salvadanaio nel mio conto Revolut, perché in caso dovessi avere bisogno di soldi nell'immediato, con Revolut posso spostare facilmente i miei soldi, sia quelli che ho all'interno di Revolut sia quelli che ho nei miei altri conti corrente. Il restante del fondo di emergenza lo tengo in un conto flessibile BBVA e nel mio broker per gli investimenti preferito Scalable Capital, che mi generano degli interessi sulla liquidità. Io vi lascio i link qua sotto in caso voleste provarli. Questi sono i conti che uso io personalmente, ma nulla ti vieta di rimanere con i tuoi o di aprirne diversi da quelli che ti ho menzionato. La cosa importante è che tu tenga separato il tuo fondo di emergenza
dai tuoi soldi per le spese fisse, soprattutto se sei all'inizio e non hai ancora il tuo fondo di emergenza, perché questo ti aiuterà a non utilizzare i soldi che mensilmente metterai nel tuo fondo per non emergenze. Se sei arrivato fino qui significa che trovi utile questo video, quindi ti chiedo di lasciare un like, commentare e iscriverti al canale per supportarlo. Ora che hai un'idea di dove conviene tenere il tuo fondo di emergenza, è importante automatizzare tutto questo per assicurarti di risparmiare regolarmente. Per farlo ti spiego la strategia che uso io personalmente. Supponiamo che ricevo il mio stipendio il primo del mese. In questo caso quello che faccio è impostare il giorno seguente, alla data in cui ricevo il mio stipendio, dei trasferimenti automatici dal mio conto corrente al conto in cui decido di tenere il mio fondo di emergenza, tramite un bonifico o la ricarica del conto. L'importante è far sì che questo passaggio sia automatico. Il come farlo purtroppo dipenderà dai vostri conti e dalle possibilità che offrono. Nel mio caso i conti che vi ho menzionato prima mi permettono di fare questi passaggi in modo semplice, gratuito e automatico. Quindi in parole semplici quello che faccio è spostare in modo automatico i soldi dal mio conto principale al mio fondo di emergenza il giorno dopo che ricevo lo stipendio. Ora che hai un'idea di come automatizzare il tuo fondo di emergenza, è il momento di capire cosa potresti fare una volta che lo avrai pronto. Ad esempio, nel mio caso, ora che il mio fondo di emergenza è pieno, quello che faccio è usare il mio fondo di emergenza abbinato al mio stipendio o alle entrate che ricevo mensilmente. Cosa intendo per questo? Supponiamo che tu abbia un fondo di emergenza da 12.000 euro e spese mensili di 1.000 euro. Ogni mese ricevi uno stipendio da 1.500. La strategia consiste nell'utilizzare il tuo fondo di emergenza per coprire le spese fisse mensili. Immaginiamo che in un dato mese tu utilizzi 1.000 euro dal tuo fondo di emergenza per pagare le tue spese fisse. A questo punto il tuo fondo di emergenza scenderà da 12.000 a 11.000 euro. Ora, una volta utilizzato il fondo di emergenza per le spese fisse, il passo successivo è riempire nuovamente il fondo. Quindi prendi i 1.500 euro del tuo stipendio e utilizzane 1.000 per riempire il fondo, riportandolo a 12.000 euro. I restanti 500 euro possono essere suddivisi in altre categorie finanziarie. Per esempio, potresti decidere di allocare parte di quei 500 euro per gli investimenti, contribuendo così a far crescere il tuo patrimonio. Potresti anche destinare una parte agli obiettivi di risparmio, come ad esempio per andare in vacanza, o potresti destinarli alle spese senza sensi di colpa, investendo in piccoli piaceri che ti rendono felice. Questa suddivisione ti consente di gestire in modo equilibrato il tuo denaro, garantendoti una copertura efficace delle spese fisse e allo stesso tempo di perseguire obiettivi e di goderti la vita senza rimorsi, ma di questo ne riparleremo. Ora, se vuoi, puoi guardarti questo mio video.